Anno Domini 2002, Aprilia si lancia in un'avventura un po' folle che da una parte esalta gli appassionati e dall'altra li lascia un po' spiazzati. Questa avventura nasce da un'idea di questo ingegnere tedesco ai tempi alla corte di Noale. Un'idea che trae ispirazione proprio da quello che facevano i suoi conterranei, che personalizzavano le superbike del momento montando riser rialzati e manubrio da cross. Nasce così, quasi per gioco, la prima Aprilia Tuono. Nasce da una RSV 1000 a cui viene applicato un manubrio alto e largo. Le Street Fighter prima di lei erano solo delle special, con la Tuono diventano un prodotto di grande serie prima e un segmento poi. Oggi, quasi 20 anni dopo, ancora una Tuono a tenere banco quando si parla di supersportive con il manubrio alto. La sua ricetta è la stessa del 2002, cuore e ciclistica sono quelli della supersportiva, di casa, in questo caso la nuova RSV 4, manubrio alto e soprattutto cupolino e fari fissati al telaio, non allo sterzo, che così è libero da pesi e inerzie e restituisce una sensazione da vera sportiva. La differenza tra una vera Street Fighter e una semplice Maxi Naked, anche Hyper Naked se vogliamo, sta proprio in questo particolare, che non è trascurabile. Ma cosa è cambiato sulla nuova Tuono V4 Factory? Beh, basta guardare il lavoro fatto sulla RSV 4, da cui la Tuono praticamente prende vita, per capire l'evoluzione che ha caratterizzato la nuova Hyper Naked di Noale. Con una differenza però. Sulla Tuono i tecnici veneti hanno deciso di non salire né con la cilindrata né con la potenza. Il V4 resta quindi fermo ai classici per Aprilia 1077 cm3 e i dati di potenza e coppia si confermano a 175 cavalli e 121 Nm. L'omologazione però ora Euro 5 e grazie a interventi nella parte alta del motore, legasi bicchierini delle valvole, il V4 della Tuono 2021 ha aumentato il regime di rotazione di 300 giri, da 12.500 a 12.800. Il peso della moto non aumenta più di tanto, un po' perché il nuovo forcellone è più leggero di 600 grammi rispetto al vecchio, un po' perché Aprilia sulla Tuono ha montato una batteria al litio. Interventi che compensano l'arrivo dei nuovi catalizzatori. Sulla bilancia la Tuono 2021 dichiara 209 kg in ordine di marcia. Tutta nuova l'elettronica, la PRC arriva alla quarta generazione e sfrutta una nuova centralina Magneti Marelli 11 MP che ha ovviamente maggiore capacità di calcolo perché nell'elettronica si evolve sempre e migliora anche la gestione di tutti i controlli che ormai ben conosciamo. Ovviamente tutti sono attivati con la piattaforma inerziale IMU a 6 assi.
La novità, come sulla RSV4, è la gestione del freno motore ora regolabile sui 3 livelli, in grado di avere funzione cornering, ovvero di agire secondo l'angolo di piega. Sono ben 6 i riding mode, 3 dedicati alla guida stradale, altri 3 dedicati alla pista, di cui 2 completamente personalizzabili. E cambia anche la strumentazione con un nuovo display TFT da 5 pollici che include, per chi lo volesse sapere, anche l'indicazione del livello carburante. Anche in questo la Tuono ricalca ovviamente quanto fatto per l'RSV4, così come ricalca la scelta di ergonomia con il nuovo serbatoio. Novità sulla edizione 2021 sono anche una sella più ampia e con uno schiumato un pochino più confortevole e tutte le sovrastrutture differenti con il look che si inserisce nel filone inaugurato dalla Tuono 660. Ciclistica confermata, ma solo in parte. Le quote sono in effetti identiche a quelle della moto precedente, così come le sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC2. Ma è nuovo il forcellone con capriata di rinforzo inferiore che migliora la rigidezza, secondo le dichiarazioni del 48% nella zona del perno ruota. Un'enormità. Bene, prova terminata, 3 sessioni di pista come è successo l'altra volta con la RSV4 Factory, la sorella diciamo della Tuono V4. Diciamo che a livello di divertimento, rapporto sforzo-divertimento, la Tuono vince 100-0 con l'RSV4. Ovviamente è una moto che non è molto cambiata rispetto alla precedente edizione, qui non è cambiata nemmeno la cilindrata, non è cambiato nemmeno il livello di potenza, quindi ritroverete intatte tutte quelle sensazioni che c'erano sulla Tuono precedente. Devo dire che ho apprezzato veramente il serbatoio meglio conformato e ovviamente questa modifica è ancora più sensibile sulla sportiva, dove le braccia vanno a contatto col serbatoio, invece con la Tuono che al manubrio largo si sentono un po' meno, ma la zona di passaggio delle gambe è effettivamente più confortevole e con migliori appigli. E anche meglio la sella, che è un pochino più morbida. In pista, dove l'abbiamo provata con le SC1 Slick, la Tuono ovviamente dà il suo meglio, prestazioni eccezionali per una naked, paragonabili a quelle di una super sportiva, ottenute con meno fatica, con meno problemi psicologici, si guida con più tranquillità, si riesce a dare il gas molto presto, le sospensioni ovviamente non sono super rigorose, ma già nella mappatura race comunque si ha un ottimo controllo sia della forcella infernata sia del monoamortizzatore in accelerazione. Insomma, con sta moto si va veramente forte e ci si riesce a divertire, e credo che per l'utente medio sia una moto con cui si riesce ad andare addirittura più forte che con una super sportiva. Una Tuono ancora più ergonomica quindi, ma come sempre un'arma da autentico divertimento in pista, dove era e resta il riferimento assoluto tra le naked sportive. Nessuna efficace come lei, nessuna capace come lei di darti soddisfazione nella guida tra i cordoli, dove sa farti andare fortissimo senza stancarti. Oggi con una elettronica ancora più precisa negli interventi, una gestione del freno motore più efficienti, un quick shifter super efficace in salita ma che non mi dispiacerebbe un pizzico più veloce in scalata, e un anti-wheelie di altissimo livello, soprattutto se tenuto a livello 1. Unica pecca da segnalare è il comando del traction control, regolabile al volo, che talvolta viene toccato dal guanto aumentando il livello dei controlli. Una cosa che sulla RSV4 non accade, posizioni di guida diverse ovviamente, ma qui talvolta entri in pista con il traction sul livello 3 e poi te lo ritrovi a livello 5. Poco male, si torna indietro facilmente, ma magari un piccolo riposizionamento del comando sulla Tuono non ci starebbe male. Il motore, nonostante l'Euro 5, è rimasto invariato dal punto di vista del carattere, sempre grandissimo tiro sotto, ha un pochino più di allungo, circa quei famosi 300 giri in più che in pista vengono buoni quando devi tenere la marcia tra una curva e l'altra e prima magari eri costretto a cambiare. Su strada credo che si arriverà ben poco con i regimi, perché si usa sempre il motore ai bassi regimi. Prima di chiudere non posso non menzionare la Tuono V4, quella che chiamo ormai stradale, Tuono V4 strada, diciamola così, anche se la sigla è Tuono V4, che è una moto che ha preso veramente un'altra direzione rispetto alla Factory, andando a solleticare le voglie di sport touring. Le differenze non sono tantissime, ma non sono neanche poche, sono quelle che interessano. Riser più alti, più protezione aerodinamica, una sella per il passeggero con delle maniglie più adatte per la gestione del passeggero,
pedane più basse per il passeggero sempre e rapporti più lunghi, esattamente 2 denti in meno di corona che abbassano i consumi e consentono alla moto di essere più usabile dal punto di vista autostradale. Le due tuono sono ormai un pochino più divergenti, prima la tuono base era la versione appunto base della Factory, adesso la tuono base o tuono V4 come si chiama adesso è una moto con una sua identità ben precisa, al punto che c'è gente che la vorrebbe con le sospensioni semiattive perché sta diventando una vera e propria sport touring. È il primo passo in quella direzione, ditemi la vostra qua sotto nei commenti su questa moto, ma soprattutto anche sulla Factory, e vediamo se Aprilia prenderà quella strada o tornerà indietro. Secondo me è una strada molto intelligente. Io vi aspetto qua sotto nei commenti e ditemi tutto sulla tuono, insomma c'è poco da dire perché è una moto che davvero è di ottimo livello. E per chi mi chiedeva in passato del perché la RSV4 non aveva l'indicatore del livello carburante, sulla tuono c'è. Ci vediamo alla prossima!